Io vorrei provare a farvi capire adesso, no, nel momento presente, quanto io sono gasata ogni giorno di lavorare. Cioè, noi abbiamo una lista di tutti i lavoretti che abbiamo da fare, che ci appuntiamo perché così non ci passano di mente e ce li abbiamo scritti lì. Io sono gasata nera, la mattina mi sveglio, vado a leggere lì sopra, c'ho solo voglia di partire a fare qualcosa. Manca passione nel fare le cose. Sembra che ognuno sia fuori posto, che nessuno stia facendo quello per cui, quello che è chiamato a fare con gioia. Quando guardo in 2 anni come sono cambiata, cosa sono diventata, ma a me mi viene da piangere, cioè, perché dico è possibile star bene. E quindi io vorrei comunicare a tutte le persone, giovani, meno giovani, bambini, ragazzini, anziani, tutti, che le cose non devono per forza andare male, non devono per forza essere degenerative, non devono per forza essere tristi, brutte, angoscianti. Cioè, c'è un'altra possibilità, c'è un'altra strada. Buondì! Approfitto di questa attività che sto facendo, sto spogliando il mais, per parlarvi di una cosa che mi sta veramente a cuore e in questi ultimi giorni mi è frullata in testa continuamente, quindi adesso è il momento di farci un video. Per noi il lavoro è una cosa veramente fondamentale nelle nostre vite. Il primo video che abbiamo fatto sul canale YouTube, penso che la prima frase del video fosse: la cosa che più ci piace fare nella vita è lavorare, quindi per farvi capire, no, l'importanza di questo. Quante volte mi è capitato in passato di ritrovarmi ad avere solo voglia di fare qualcosa ma non sapevo cosa. Era una cosa che, se ci ripenso, era un inferno. Cioè, momenti in cui ero lì con energia, giovane, volenterosa, e non sapevo da che parte girarmi, non sapevo cosa fare. Cioè, facevo già delle cose che mi piacevano, però mi bloccavo, non riuscivo ad andare avanti, non riuscivo a dedicarmici anima e corpo con tutta me stessa, quindi anche magari imparando cose nuove, come se dentro di me non ci fosse stato spazio. Cioè, non volevo dedicarmi a un qualcosa ma non c'era spazio, non riuscivo, c'era troppa distrazione, troppe altre cose, no? Io mi mettevo a fare qualcosa e poi insorgevano i miei problemi, cioè quelli che erano le mie difficoltà nel vivere insorgevano e mi impedivano di fare banalmente il lavoro che stavo facendo. Io vorrei provare a farvi capire adesso, no, nel momento presente, quanto io sono gasata ogni giorno di lavorare. Cioè, noi abbiamo una lista di tutti i lavoretti che abbiamo da fare, che ci appuntiamo perché così non ci passano di mente e ce li abbiamo scritti lì. Io sono gasata nera, la mattina mi sveglio, vado a leggere lì sopra, c'ho solo voglia di partire a fare qualcosa. La cosa che mi dà più soddisfazione è prendere, incominciare un lavoro, farlo bene, dedicarmici con tutta me stessa come se esistesse solo quello sul pianeta, finirlo e proprio, cioè, lì sono veramente gasata, ma a livelli inimmaginabili, no? Se ripenso a come approcciavo invece i lavori in passato, avevo già questa energia ma non riuscivo a esprimerla, non riusciva ad uscire. La domanda da 1 milione, come sono arrivata qua? Cioè, come sono arrivata ad essere gasata nera e a riuscire a buttarmi a capofitto in un lavoro, godermelo di brutto e insomma approcciarlo con questa grinta e con questa gioia, no? La risposta è semplice ed è risolvendo i miei problemi. I problemi che mi impedivano di dedicarmi proprio al 100% a quello che sto facendo. Se continuiamo a far vedere ai bambini e ai ragazzini che il lavoro è una cosa faticosa, brutta, che ti schiavizza, logorante, che fai solo per guadagnare soldi, solo per accontentare qualcun altro, che fai non sapendo a cosa serve, continueremo ad avere bambini e ragazzini terrorizzati dal lavoro come ero io. Io ero terrorizzata anche dal lavoro, cioè io ho sempre visto mio padre e mia madre andare a lavorare con la piva, che non ne avevano voglia, che poi tornavano a casa stanchi, scazzati. Ho detto, ma io perché mi devo ridurre così? Cioè, perché devo andare a fare una cosa che mi riduce così? Ovviamente non volevo farla. C'è una componente esterna. Se i bambini e i ragazzini continuano a vedere il lavoro come una roba che ti neutralizza completamente, non si può pensare di avere una generazione poi che c'ha solo voglia di fare il muratore, di fare l'idraulico, di fare cose che servono, perché oggettivamente io, se mi guardo intorno, vedo solo possibilità di lavoro. Quindi anche questo discorso che lavoro non ce n'è,
per quanto mi riguarda lascia il tempo che trova. Ci sono solo possibilità di creare attività, di creare lavori, di fare cose. Solo qua intorno a me ci sono almeno 10 mestieri che si possono cominciare domani mattina. Noi stiamo facendo questo genere di attività di agricola, diciamo, di allevatori, di contadini, ci produciamo ciò che ci serve, eccetera eccetera. Se domani io mi rompo le scatole di fare questo, ma faccio così e faccio qualcos'altro per creare un lavoro, un mestiere, per poterlo fare bene, per poterci dedicare anima e corpo con cura, con amore, diventando abili nel farlo e quindi poi creando anche una situazione per cui la gente sa che tu sei capace a fare una cosa, che sei una persona di fiducia, ti chiede, ti cerca. C'è bisogno di che cosa? Di essere gasati neri, perché se non sei gasato nero nella vita, di buono combini poco. La priorità quindi non è tanto cercare qualcosa da fare, è mettersi nelle condizioni di poterlo fare bene. Vedevo persone intorno a me che facevano cose, che usavano il proprio corpo, che avevano forza fisica, cioè io mi sentivo un verme, sempre chiusa in un appartamento in città, non facevo niente, non facevo movimento, non avevo facoltà fisiche particolari, era tutto lì, non esercitato, non allenato, il corpo non usato, le mie facoltà mentali lì un po' nella bambagia, ero sempre lì in preda a pensieri, ansie, angosce, paure, elucubrazioni varie, cioè io mi sentivo un verme. Questo sentirmi un verme a un certo punto mi ha fatto dire: ma io posso essere così? Cioè vedo gente intorno a me che fa cose, che è in grado, ma perché io devo essere ridotta in sta maniera? Ero pigra, cioè c'era anche una questione di pigrizia, di non mettersi lì. La prima fatica scappavo. A un certo punto ho capito che ero stufa di sentirmi così, di sentirmi uno straccio, di sentirmi inutile sul pianeta. Avevo voglia di trovare un qualche cosa che mi facesse sentire utile, che mi facesse sentire bene. Io sono dell'idea che non ci siano lavori migliori o peggiori di altri. Ogni mestiere ha un valore e ha un'importanza, dal messo comunale al contadino, all'idraulico, all'elettricista, al muratore, alla pettinatrice, alla donna delle pulizie. Cioè ogni mestiere ha un valore, serve a qualcosa, servono persone che sappiano fare i mestieri, no? Ma servono persone appassionate. Cioè oggi, se ci si guarda intorno, se uno ha bisogno di una consulenza, di qualcuno che sa fare molto bene un lavoro, ma è difficilissimo trovare qualcuno appassionato di quello che fa. Vai dal panettiere, è scazzato, non c'ha voglia. Vai dall'alimentare, è scazzato, non c'ha voglia. Vai dall'idraulico, ogni cosa che gli dici sembra un problema insormontabile, troppo difficile, non c'ha voglia. Per non parlare degli impiegati e del burocratici, degli uffici vari, che proprio non si può vedere. Manca passione nel fare le cose. Sembra che ognuno sia fuori posto, che nessuno stia facendo quello per cui, quello che è chiamato a fare con gioia. Ovviamente io adesso lo dico così, lo so, sono ben consapevole che è molto difficile arrivarci, perché l'ho provato sulla mia pelle. Oggi più che mai è necessario, prima di fare qualsiasi cosa, prima di prendere qualsiasi decisione importante, che sia una strada lavorativa, che sia sposarsi, che sia fare figli, che sia comprare casa da qualche parte, prima di fare qualsiasi cosa, fermarsi un attimo e dire: aspetta, cioè, quali sono i miei problemi, quali sono i miei disagi, quali sono le cose che nella mia vita non vanno tanto bene, perché senza stare a fare chissà quale riflessione spirituale arzigogolata che lascia il tempo che trova, tutti nella vita ci sono momenti in cui c'è qualcosa che non va, cioè tutti siamo in grado di riconoscere che ci sono momenti in cui non è che sto proprio bene, non è che sono proprio a mio agio, cioè c'è disagio che lo tagli col coltello. Quindi qual è il problema? Perché mi sento così? Perché non è normale? Cioè anche lì, no? Io sono cresciuta in una dimensione sociale, in gruppi di amici, cose così, in cui si pensava che le cose dovevano andare male per forza. Ma non è che le cose devono andare male per forza, cioè non sta scritto da nessuna parte che il lavoro deve essere una merda, che la vita deve fare schifo, che devi solo stare male, che deve andarti tutto male a livello relazionale, a livello di qualsiasi cosa. Cioè
questa non è una regola dell'universo, non funziona così, le cose possono anche andare bene, puoi anche essere contento di quello che fai, puoi anche stare bene, puoi anche avere rapporti sani, amicizie sane, relazioni di coppia sane, puoi anche essere contento di ciò che fai e della tua vita, no? Cioè esiste, si può fare. Come in ogni cosa nella vita bisogna metterci dell'energia, bisogna lavorare. Ovviamente uno magari c'ha anche voglia di star bene, di star meglio, di cambiare, ma dice: come faccio? Cioè anch'io ho avuto quella fase lì che non sapevo da che parte sbattere la testa. Ci sono mille modi, noi non ci piace entrare nel merito in questo caso perché è una cosa molto intima. Ci sono mille modi, ognuno deve trovare il suo, perché il mio non va bene per un altro. La cosa importante è trovarsi a quel punto della propria vita in cui dici: basta, cioè così basta, cambio, faccio qualcosa, sto meglio, ci provo. Non è anche che tutti devono diventare il guru sulla montagna che viaggia a 3 metri da terra. Quello lì va bene per lui, magari non va bene per te. Cioè ci sono mille, infinite vie, infinite strade, infinite possibilità. Quando guardo in 2 anni come sono cambiata, cosa sono diventata, ma a me mi viene da piangere, cioè, perché dico è possibile star bene. Allora io non voglio fare un video in cui insegno a nessuno come si risolve la propria vita, perché non sono nella posizione di farlo. Secondo me ci sono dei requisiti, no? Dei requisiti che io a un certo punto ho dovuto trovare, ho dovuto mettere in pratica per poter andare in una direzione migliore, che sono umiltà, semplicità e mettersi nella posizione di essere consapevoli che io non so niente, cioè non so da che parte sono girata. Questa è una cosa molto difficile da mettere in pratica, perché uno per continuare a fare ciò che fa, anche se non sta tanto bene, passa la vita a cercare di costruire un senso, no? Anche se un senso non c'è. Allora mettersi nella posizione di riconoscere che quel che hai fatto fino a lì non è che va così bene, perché altrimenti non staresti come stai, non è semplice. Per me è stato veramente difficile imparare a riconoscere che quel che avevo fatto fino a un certo punto era solo però quando ho saputo fare quello, allora lì sì che si comincia a fare passi in avanti, a cambiare. Bisogna avere l'umiltà e la semplicità di dire io non so da dove cominciare, non so come posso fare a stare meglio. Se non so, posso incominciare ad imparare. Va bene, adesso vado avanti a sbucciare un po' di mais. In questi giorni mi sono proprio rimmedesimata nella me stessa del passato e ho provato una profonda, non so come dire, compassione, no? Tenerezza di quello che ho visto, perché vedevo che c'era voglia di fare qualcosa di bello, di buono, di fare, di buttarsi, ma se non hai gli strumenti come fai, no? E quindi io vorrei comunicare a tutte le persone, giovani, meno giovani, bambini, ragazzini, anziani, tutti, che le cose non devono per forza andare male, non devono per forza essere degenerative, non devono per forza essere tristi, brutte, angoscianti. Cioè c'è un'altra possibilità, c'è un'altra strada. Quindi per concludere c'è questa frase, no? Il lavoro nobilita l'uomo. È vero proprio al 100%, però bisogna guardare, cioè il lavoro come, approcciato come, fatto come, perché il lavoro fatto solo per guadagnare 2 spicci e portare a casa la pagnotta, ma che non ti piace, non ti nutre, lo fai con scazzo e con poca energia, grinta e voglia, quello non nobilita proprio nessuno. E tra l'altro non il lavoro, quello che viene reclamato come diritto nelle piazze, cioè il lavoro, se tu vuoi veramente, domani mattina ti metti lì e te lo tiri su e te lo costruisci, non è un qualcosa che qualcuno ti deve prefabbricare e ti ci deve mettere dentro, perché questi lavori prefabbricati così a scatolette ci sono già. E guardate come ci siamo ridotti a farli. Il lavoro è una cosa che se uno c'ha voglia veramente di tirarsi sulle maniche e di farlo, domani mattina, anzi oggi, adesso, si mette lì e se lo crea, pezzetto per pezzetto, pian pianino, con il tempo che ci vuole, con i sacrifici che ci vogliono, lo fai. E lo fai in base a quelle che sono le tue inclinazioni naturali, che sono le tue caratteristiche, perché non è che tutti dobbiamo fare la stessa cosa. Bomba?
Per esempio io, no, quando c'è, poi basta perché sennò mi mandate a cagare. Quando io ero piccola, a me mi piaceva già fare le cose che faccio adesso, mi piaceva già fare le conserve, mi piaceva già fare con mia nonna, stare con mia nonna in cascina, fare lavori di cascina nel pollaio, prendere le uova, cucinare, trasformare, fare le conserve per tutto l'anno, cioè io ero già portata per quello, ho solo dovuto ripulire, togliere tutto quello che non andava, tutto quello che si è generato negli anni di non buono, di non pulito, e poi sono tornata a fare quello che facevo già quando avevo 5 anni. Vi faccio vedere una bella pannocchia e vi saluto. Arvezze.